Vi sorprenderà quanto sono buone le patate cotte affogate nel pomodoro. Dovete provare questa ricetta assolutamente. Cominciamo pulendo quasi 1 chilo di patate. Non importa se sono bianche, gialle, verdi o rosse. No, verdi no. Però devono essere buone. Le tagliamo a fette di circa 1 centimetro, 1,2 centimetri di spessore, diciamo abbastanza spesso. Non importa che siano tutte uguali, è proprio una ricetta molto facile. Una cipolla o anche 2, anche 3 se volete, comunque io ne ho messe 2 piccoline, tagliate grossolanamente. La cipolla ci sta molto bene perché arrotonda i sapori, li lega, però se non vi piace non la mettete. Uno spicchio d'aglio, anche lui ci sta molto bene perché poi ci va l'origano col pomodoro, però se non vi piace non lo mettete, però io vi consiglio di metterli entrambi, anzi io l'ho messo anche abbondante. Magari l'aglio non grossolanamente, io l'ho tritato molto fine a mano, se volete usare lo schiacciaglio andrà benissimo, dentro tutto anche lui. Origano abbondante, molto abbondante, va bene anche la maggiorana e va bene anche il prezzemolo se vi piace, o anche entrambi. E poi io metto della passata, una passata cruda che ho fatto io, va bene anche quella del supermercato, va bene anche il pomodoro cotto, però è un po' più fortino, E poi un bel cucchiaio di pomodoro concentrato che darà un bel sapore dolce intenso alle nostre patate. Sale, pepe e se volete un po' di peperoncino. E io ho messo tutti gli ingredienti insieme, così a freddo, un bel giro di olio extravergine di oliva dentro nella stessa ciotolona dove avevo lavato prima le patate, così ho sporcato una cosa sola. Olio d'oliva potete anche non metterlo, però io almeno un goccino mi raccomando di metterlo. Cominciate già ad accendere il forno a 180 gradi. Mischiamo bene le nostre patate col sugo e con tutti gli altri ingredienti. Guardate bene quanto sugo, quanto condimento gli ho messo, perché le patate cuocendo dovranno assorbirlo tutto. Ora, una bella teglia da forno, una pirofila, una teglia, quello che volete, mettiamo dentro in fila tutte le patate. Non è proprio necessario metterle così in ordine come le sto mettendo io, potete anche buttarle dentro la rinfusa, solo che io devo fare il video, devo farlo bello, però scegliete voi, ecco. Ho messo le più belle e le più grosse intorno, le più piccole e le più scassate in mezzo. E in fondo alla bacinellona mi è rimasto tutta la parte più buona, tutto il condimento, il sugo, i pezzettini di cipolla che glieli metto sopra. Poi gli do una bella sdrumata, una bella mossa che si assesta tutto e butto nel forno già caldo a 180 gradi per un'ora. Intanto che taglio il formaggio vi spiego una cosa, nel condimento insieme al pomodoro, le cipolle e tutto il resto, se volete ci potete mettere dentro anche del peperone, ci potete mettere dentro la salsiccia, delle coscette di pollo, delle ali di pollo, della pancetta, delle costine, qualsiasi cosa vi piaccia. E perché taglio il formaggio? Lo taglio perché adesso quando le mie patate saranno cotte, dopo un'ora, io le tiro fuori dal forno, vedete come sono, tutto dorato sopra, c'è ancora un po' di sugo sotto che deve essere assorbito dalle patate. E ci metto sopra il mio formaggio, va bene anche la mozzarella, scamorza affumicata, ci sta benissimo. Glielo metto sopra e rimetto nel forno un'altra volta per 5 minuti, il tempo di far sciogliere il formaggio, la mozzarella, quello che gli abbiamo messo sopra. Passati 5 minuti il mio formaggio è fuso e in casa c'è un profumo incredibile. Mettiamo in mezzo queste patate in mezzo al tavolo e fuggiamo.